Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Ricordo a tutti che per accedere a questo raid hai bisogno di 3 ingrevi maxati e di statistiche molto buone per la propria classe, in quanto questo è un Legion Raid, una nuova tipologia di contenuto di Lost Ark che verrà rilasciato a breve. Preciso che questa è una guida basata su quella russa e KR, ed è molto probabile che ci saranno delle piccole differenze. Il Legion Raid di Valtan ha 2 boss e questo è il primo. Questo boss ha 2 fasi. Nel Legion Raid solo il leader può usare abilità siderali, chiamiamole così perché ancora deve uscire all'interno dello Stark Europa il nome reale, e se l'indicatore si riempie al massimo durante il combattimento, e in questo boss si può usare Tyrant e Way per infliggere enormi danni sia di stagger che di danno. Prima di partire per il raid bisogna portare con sé le granate Whirlwind, le Stargate Charm, Panacee e Time Stop Potion. Bisogna scegliere le posizioni e disporsi in base ai punti cardinali, dove il numero 1 deve essere una classe con molti stagger, così come gli altri fino al numero 3. Cioè i primi 3 devono avere molti stagger per favorire la meccanica stagger che si verificherà a 30 e a 15 barre. Il boss ha 50 barre di vita. Fino a 46 barre di vita ha un pattern di attacco dove sparisce e ricompare per buttare a terra le persone. Quando il boss arriva a 45 barre, bisogna andare sotto a sinistra per evitare una grande AoE che dà inizio alla prima fase del boss. Il boss in questa fase applicherà Bleeding, un debuff di ferita grave cumulabile fino a 2 volte, quindi si raccomanda l'uso di Panacea o dei tripod del Paladino e Gun Lancer. In questa fase troveremo una meccanica di tagli, che vengono prima segnati con delle AoE rosse, mentre successivamente verranno rilasciate ai lati del boss, quindi occhio alla posizione. Quando il boss salta farà delle AoE che dopo poco esploderanno, quindi attenzione. Può fare anche delle AoE piccole sparse tipo bombardamenti e insieme al salto che esploderà applicheranno il debuff di sanguinamento, quindi occhio. Circa a 36 barre vedremo il boss che si dividerà in due, uno blu e uno rosso. I due lupi devono essere divisi, altrimenti prenderanno un buff di difesa e seguono chi ha un segnalino sulla testa dello stesso colore dei lupi, quindi ci saranno due, uno rosso e uno blu, e dovranno andare uno a nord e uno al sud per tenerli il più possibile distanti. Ogni persona del party avrà un buff che gli permetterà di fare danno solo a uno dei due lupi. Per questo consiglio di stare attenti, perché se state sbagliando vi risulterà invincibile e dovrete andare sull'altro lupo dell'altro colore. Quando il lupo blu viene sconfitto e il boss rosso si trova ancora tra le 35-30 barre, tutto il gruppo ottiene il debuff Darkness, oscurità, cumulabile fino a 4 volte. Dopo queste 4 volte si viene imprigionati, quindi per evitare che l'accumularsi di 4 volte bisogna usare delle panacee per evitare appunto ciò. Nel caso in cui si viene bloccati bisogna liberare subito le persone del party, perché il boss si precipiterà sulle persone bloccate in maniera lineare e ucciderà chiunque riesce a prendere in quella striscia. Se invece alla morte del lupo blu il boss rosso si troverà sulle 30 barre di HP, vuol dire che andremo direttamente alla prima meccanica wipe. Ci sono due modi per fare questa meccanica, vi spiego ora il primo metodo. Quando il boss va al centro dell'arena,
Per prima cosa bisogna disporsi in ottagono nelle posizioni scelte all'inizio e si dovranno prendere le palle rosse e blu partendo dal numero 1. Per questo si consiglia di mettere classi con stagger nei primi 4. Le palle colorate seguiranno le persone più vicine, quindi andate in posizione e dovranno essere prese a colori alternati, quindi guardate a chi vi precede. Se le sfere vengono prese in maniera errata ci sarà il wipe. In questo caso vanno usate le bombe Win-Wind e bisogna fiondarsi sul boss per fare danno stagger, ricordando che si può iniziare a fare il danno dopo aver preso le palle. Il secondo metodo, che viene utilizzato principalmente quando non c'è possibilità di organizzazione nel team, è far utilizzare al raid leader numero 1 l'abilità esodo di Wei per aiutare a staggerare il boss. In quella fase anche gli altri numero 1, 2, 3 e 4 devono aiutare con le granate Win-Wind. L'importante è che gli altri del party, il 5, 6, 7, 8, devono continuare a correre per non prendere le sfere finché non spariscono. Se si utilizza questa tipologia di meccanica bisogna fermare il DPS intorno alle 18 barre per aspettare che si carichi l'esodo, cioè per rilanciare un'altra volta Wei nella meccanica di stagger. Da ora fino alla fine del raid, il boss, in base al colore, agiterà le braccia e farà una meccanica di danno. Ci sono 3 tipologie di attacchi: verde, blu e rosso. Se è verde, farà decine di AoE che esplodono dopo pochi secondi. Se è blu, farà delle AoE che congelerà i giocatori. Se è rosso, farà una grande AoE che esploderà dopo qualche secondo. Il verde è il più semplice di tutti. Intorno alle 23 barre il boss si dividerà, quindi bisogna un'altra volta dividerli a nord e a sud e bisogna stare attenti al proprio DPS se il boss è giusto rispetto al proprio buff. Intorno alle 14 barre bisogna fare la stessa meccanica delle 30 barre. In questo caso ci si può aiutare dell'esodo di Wei per fare più stagger sul boss. Superata questa fase, il boss lancerà dei proiettili. Per evitarli bisogna subito correre nei bordi della mappa. Superata questa fase, il boss diventerà viola, che sarebbe l'ultima fase. In questa fase finale il boss cambia il suo partner di attacco. Quindi il boss si muoverà in avanti afferrando tutti i giocatori che trova sul suo cammino uccidendo chi prende. Il boss creerà dei campi di gravità che rallentano i giocatori che passano all'interno del campo. E targetterà il giocatore più lontano infliggendo fear, cioè paura. Questo giocatore dovrà pingare per permettere al team di correre nel suo aiuto infliggendo stagger sul boss, altrimenti è wipe. Bene ragazzi, questa è la fine del video. Spero che vi è piaciuto e abbiate pazienza se in alcuni punti possa risultare alquanto noioso. È la mia prima guida, quindi abbiate sempre pazienza e buona fortuna a tutti quanti per la chiusura del dungeon.